Ciao a tutti, amici della bilancia. Benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche affettive per la seconda parte di aprile 2022. Come dico sempre, sono letture fatte per un gruppo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare il vostro ascendente o il vostro segno lunare. In descrizione trovate poi il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi e trovate anche la mia email nel caso voleste contattarmi. Bene, mostrami bilancia, tendenze, grazie. La temperanza. Amici della bilancia, periodo di equilibrio o di ricerca dell'equilibrio. La temperanza è una carta che parla anche di pazienza, quindi probabilmente qualcuno è in una situazione dove sta aspettando una notizia piuttosto che una persona. La temperanza comunque parla anche di quello che è una sorta di aiuto, se vogliamo, divino per quello che riguarda una guarigione, per quello che riguarda un miglioramento, se vogliamo. Andiamo a vedere gli oracoli, parlano di co-creare. Questa è una bellissima carta. Il co-creare fa riferimento, mi parlano di coerenza. Quindi il co-creare fa riferimento a quello che è l'essere consapevoli dei pensieri che si hanno, come si formulano i pensieri, che parole si utilizzano e che tipo di pensieri si sta facendo per realizzare la propria realtà, okay? Il fatto che mi parlassero di, coerenza è perché sento che molte persone non sono completamente consapevoli in questo co-creare, hanno una sorta di, se vogliamo, discrepanza tra quello che è il cuore e quello che è la mente. Andiamo a vedere con i tarocchi che cos'hanno da dirvi. Perché la temperanza, come dicevo, fa anche riferimento a quello che è una sorta di equilibrio. Quindi magari in questo momento state cercando di trovare un equilibrio proprio tra quello che è la vostra parte mentale e la vostra parte emotiva. La forza. La forza è una bellissima carta, è un arcano maggiore, parla di forza di volontà, parla di quello che è l'avere il coraggio per magari iniziare un qualche tipo di avventura nuova, di relazione o di situazione nuova all'interno di una relazione. Abbiamo poi un re di spade, un fante di coppe. Il re di spade potrebbe fare riferimento alla vostra energia o all'energia di una persona intorno a voi in questo momento. Sento che comunque esprime quello che è un'energia di determinazione, un'energia anche di pianificazione. Vi ricordo che qui avevate il co-creare, che è una carta numero 40. Ehm, Parla proprio di quello che è il saper costruire, il saper, diciamo così, mhmm, gestire le proprie risorse al fine di creare una realtà stabile intorno a sé, mh, ed è proprio l'atteggiamento, diciamo così, dell'imperatore. Questo fante di coppe potrebbe far riferimento a dei figli per qualcuno. Sistemo tutte le carte e ve le dico. Allora, fante di coppe, cavaliere di spade, 9 di pentacoli, abbiamo la regina di pentacoli e il 9 di bastoni. Questo fante di coppe potrebbe fare riferimento ai figli, come vi dicevo prima, o potrebbe fare riferimento al fatto che si voglia, si stia aspettando, diciamo così, meglio detto, un qualche tipo di offerta, un qualche tipo di proposta, un qualche tipo di, magari per qualcuno si tratta di scuse. Potreste anche essere voi che siete in questa condizione, dove sentiate la necessità o abbiate voglia, insomma, di chiedere scusa a qualcuno. Il cavaliere di spade
potrebbe fare riferimento in questo caso al fatto che non si ha abbastanza determinazione per riuscire a co-creare la propria realtà e a, diciamo così, disciplinare quelli che potrebbero essere i pensieri e dare un senso univoco alla mente e al cuore, okay? È un'energia di una persona che comunque scappa, per cui potrebbe far riferimento a, se fosse diciamo così la vostra persona di interesse, al fatto che è una persona un po' evasiva magari alle volte, che non sempre, affronta le proprie responsabilità insomma. Potrebbe potrebbe anche, essere la stessa persona del Re di Spade e rappresentare un lato del carattere di questo Re di Spade. Abbiamo poi anche il 9 di pentacoli e in realtà il 9 di pentacoli è una bella carta perché mi parla di quello che è una sorta di appagamento, mi parla di quello che è una sorta di soddisfazione anche personale se vogliamo e soprattutto parla di indipendenza. E poi abbiamo la regina di pentacoli. La regina di pentacoli è una di quelle regine che, è una di quelle donne, diciamo così, che è perfettamente in grado di provvedere, materialmente, concretamente, a quelle che sono le esigenze di chi le sta intorno, insomma. Potreste essere voi, uhm, se siete un uomo, oppure potreste essere voi se siete una donna. Anche se comunque le figure rappresentano sempre un qualche tipo di energia, okay, però vi sento come se verso la fine del periodo riusciste a trovare quello che è il vostro, potere personale per difendervi, per mettere i paletti, per dare l'alto là, diciamo così, alle persone, intorno a voi. Perché comunque il 9 di bastoni esprime sempre anche una sorta di paura che c'è, magari legata al passato. Andiamo a vedere la forza, 2 carte per spiegare la forza, per piacere, grazie. Okay, abbiamo un fante di spade e un altro 9 di pentacoli che era già uscito qui. Probabilmente qui c'è qualcuno con questo fante di spade che ha bisogno di come vi posso dire, di trovare il coraggio di andare in avanscoperta e di trovare la propria indipendenza. Il fante di spade fa riferimento sì a quello che è un'energia, come vi dicevo, giovane, perché tutti i fanti fanno riferimenti alle energie giovani. Potrebbe per qualcuno essere un figlio, quindi potrebbe trattarsi del fatto che si debba riuscire a trovare, diciamo, un po' così il coraggio, a staccarsi, a livello di maternità proprio, o di paternità, nel senso lasciare andare il figlio per la propria strada. Per altri sento che è proprio un discorso del: vediamo come posso essere più indipendente, vediamo come posso, riuscire ad essere più appagato, più appagata, okay? Andiamo poi a vedere il Re di spade, per piacere, grazie. 2 carte per il Re di spade. Okay. Abbiamo il 4 di coppe al contrario, la carta della sacerdotessa e il Re di coppe. È come se di questa energia del Re di spade, diciamo così, non riuscisse a vedere, mi verrebbe da dire il lato tenero, il lato ehm, potrebbe anche rappresentare questo Re di spade una persona che magari è intorno a voi, che vi potrebbe dare una mano, ma è come se sentissi che rappresenta un lato, diciamo così, di una persona o della vostra persona di interesse molto freddo, molto duro in realtà, okay, anche se poi c'è comunque un Re di coppe, quindi alla fine sento che è una persona amorevole, però è una persona un po' da capire io credo, o potrebbe essere la vostra energia, dove, siete in un momento dove state cercando di fare chiarezza su quello che appunto volete co-creare, su quello che è il vostro intuito, su quello che è come state, che cosa volete voi insomma, senza guardare troppo fuori, perché il 4 di coppe comunque è al contrario, quindi è un po' come se non ma infatti qui anche avete il 9 di pentacoli, una carta di forte indipendenza, quindi è un po' come se sapeste da che parte andare, sapeste che cosa è giusto fare, okay? Bene, andiamo a vedere il fante di coppe per piacere, grazie.
abbiamo un 3 di bastoni, vediamo che altro, c'è la volontà comunque di fare un passo in avanti, 3 di bastoni e 7 di bastoni. Sì, qui sento, guardate, si è girata anche questa carta, la prendo, un 6 di pentacoli. Sì, qui c'è qualcuno che ha voglia o desidererebbe fare un qualche tipo di passo in avanti, avrebbe bisogno, secondo me, proprio di far avanzare la relazione. Però sento che con questo 7 di bastoni e con questo 6 di pentacoli c'è ancora qualche cosa che state cercando di contrastare, c'è qualche cosa che state cercando di tenere fuori. Fatemi vedere il cavaliere di spade, per piacere, grazie. Re di bastoni al contrario. Due di spade e l'eremita. È come se il cavaliere di spade qui esprimesse il fatto che vi manca la determinazione per fare quello che è la scelta di cui parla il 2 di spade, e la scelta potrebbe essere per qualcuno tra una persona e lo stare da soli. Perché poi comunque il 9 di pentacoli ce l'avete 2 volte. Il 9 di pentacoli, è una carta che parla comunque di indipendenza, non necessariamente di solitudine, come invece l'eremita dice, però sì di indipendenza. Quindi del fatto che non dobbiate appoggiarvi comunque, a nessuno, ed è quello un po' che vedo arrivare fondamentalmente. In questa parte della stesa sento che c'è una sorta di presa di potere personale. Andiamo a vedere questo 9 di pentacoli, per piacere, grazie. Abbiamo un 6 di bastoni e un 4 di spade. Sento che qualcuno termina quello che è un processo di guarigione, termina quello che è una fase, ma infatti avete anche la temperanza parla di guarigione, parla di quello che è un guarire le ferite del passato, parla di quello che è anche avere una sorta di protezione divina, ok? Però sento che per qualcuno si tratta proprio di quello, quindi di fare un passo in avanti, di guarire le ferite del passato. E c'è anche un 6 di spade, scusate, un 6 di bastoni, che parla comunque di successo, parla di riconoscimenti. Io sento che prenderete consapevolezza di quanto siete forti fondamentalmente, di tutto quello che è il vostro potere personale, di quello che è la vostra capacità di far fronte alle situazioni, prendere le scelte che devono essere prese, insomma. Andiamo a vedere la regina di pentacoli, per piacere. Abbiamo, wow, gli amanti e 7 di pentacoli e il 3 di pentacoli. La regina di denari, come vi ho accennato prima, potrebbe essere, potrebbe fare riferimento a quello che è una madre, o comunque all'energia della madre che provvede, che cura, diciamo così, la prole, o comunque chi le sta intorno, no? E sento che, spiegata da queste tre carte, dalla carta degli amanti, dalla carta del 7 di pentacoli, che è una carta che parla comunque di attesa, e dal 3 di pentacoli, che parla proprio di quello che è il prendersi un qualche tipo di responsabilità, è l'evoluzione, se vogliamo, dell'amor proprio, no, nel senso che è come se imparaste per certi versi a volervi più bene. Qua siete riconosciuti, vi rendete conto di quanto potete essere forti dopo che siete guariti, dopo che avete avuto questo momento di, come vi posso dire, di controllo, di presa di consapevolezza, di coraggio di fare anche questo tipo di scelta o di intraprendere questo tipo di percorso. E qui vi rendete proprio conto di quanto siete potenti, di quanto siete forti. Andiamo a vedere questo 9 di bastoni, perché comunque la stesa finisce con un 9 di bastoni, che è una carta che comunque denota un po' di sentimento, o meglio atteggiamento difensivo. Quindi sicuramente il vostro potere personale, di cui si parlava qui con la regina di pentacoli, parla anche di quello che potrebbe essere il modo in cui vi difendete o imparerete a difendervi.
Abbiamo la carta del mondo, il 10 di pentacoli al contrario e la carta del Papa. Quindi infatti ci sarà proprio quello che è un cambiamento per quello che riguarda il riconoscimento di questa situazione, di questa relazione. Per certi versi sento che non vi importerà più tanto quello che dicono gli altri, l'importante sarà quello che darà a voi, quello che anche se per molti il Papa potrebbe fare riferimento proprio a quello che è un'ufficializzazione di questa relazione, di questa situazione, okay, ed è un po' la presa di potere personale di cui si parlava qui, insomma. Però ecco, abbiamo comunque il mondo e il Papa. C'è una sorta di riconoscimento, è come se imparaste a strutturarvi, imparaste a mettere le barriere, a creare consapevolmente, consciamente la vostra realtà. Io avevo o ho, attraverso quello che era la guarigione, 4 di spade, io avevo questo tipo di atteggiamento e gli altri reagivano così con me. Se io cambio quello che è il mio tipo di atteggiamento, se io prendo potere personale e imparo anche a difendermi, anche gli altri cambiano l'idea che hanno di me, il modo di relazionarsi con me. Sì, comunque c'è una sorta di lavoro introspettivo, quello che sento. Qui si tratta di difendere le proprie idee, di cercare di trovare un equilibrio, come dice anche 6 di pentacoli, in una propria indipendenza, che non vuol dire isolarsi come magari potrebbe essere l'eremita, però sì essere non dipendere da nessun altro. Wow, amici della bilancia, bella stesa. E comunque finisce bene perché imparerete a difendervi, imparerete a, usare il vostro potere personale, mi verrebbe da dire. Poi qui ci sono gli amanti, quindi parla di equilibrio, nel caso comunque foste già in una relazione parla proprio di un amore corrisposto, di creare anche insieme, co-creare, okay. Guardate, per chi stesse cercando bambini, avete 2 volte il 9 di pentacoli, la regina di pentacoli, avete la carta del mondo, quindi potrebbe essere un buon periodo in questo senso. Bene, andiamo a vedere gli angeli del cuore che messaggio hanno ancora per voi. Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale potete mettere un like al video, potete iscrivervi, potete commentare o potete condividere. Una carta per piacere, grazie, per gli amici della bilancia. Eccola. Amore non corrisposto. Wow! Non c'è abbastanza attrazione o alchimia perché questa relazione possa funzionare. E qui in effetti se il re di spade rappresentasse la vostra persona di interesse, in effetti qui vi avevo detto che sembrava mancasse un po' di parte affettiva. C'era un qualche cosa che comunque con il 4 di coppe al contrario mancava e avendo sia il re di coppe che la, sacerdotessa sento che è proprio quello che è una connessione profonda. In realtà probabilmente potrebbe essere una persona molto mentale e quindi, è facile che abbiate una connessione più su quel livello piuttosto che magari a livello romantico o a livello interiore, ecco. Mh. Cari amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.